Sempre più persone preferiscono la bicicletta come mezzo di trasporto, sia in città che durante le vacanze. Questo permette di godere appieno della natura e dei luoghi circostanti e di esserne pienamente coinvolti, vivendo un'esperienza sicuramente intensa ed indimenticabile, nel rispetto dell'ambiente. In ogni video parleremo di un luogo diverso con qualche consiglio pratico per chi viaggia sulle due ruote e suggerimenti sulle attrazioni locali. In questa prima tappa parleremo dell'Islanda. Pronti a partire? L'Islanda è un paese da sogno per chi ama viaggiare tra la natura con percorsi selvaggi e paesaggi meravigliosi. In bici si può percorrere tranquillamente la Ring Road per i 1350 km circa che girano attorno all'isola. La strada è praticamente tutta asfaltata, anche se l'asfalto, soprattutto oltre la riga bianca, è molto sassoso. E se non si hanno degli ottimi copertoni si rischia di forare. E se succede, è un po' un casino, perché i negozi che riparano bici si trovano solo nella capitale, o comunque lì attorno. Quindi, se ci si trova distanti e non si ha un kit per riparare le gomme, sono guai. Anche il cambio che montate deve essere di ottima qualità, perché ci sono salite e discese brusche, che lo metteranno a dura prova. Certo che vedere quei paesaggi incontaminati, con i geyser, i ghiacciai e le meravigliose scogliere, ripagano della fatica fatta. Visitare l'Islanda in bicicletta credo sia il modo migliore. Le compagnie aeree locali permettono di caricare la bici come bagaglio e offrono gratis dei comodi sacchetti per impostarle. Bisogna però smontare i pedali e la ruota davanti. Anche gli autobus hanno davanti delle rastrelliere esterne dove poterle fissare. Il clima, relativamente alla sua latitudine, è temperato, grazie all'influenza della corrente del Golfo. La primavera e l'estate sono miti. A parte la benzina, che con la bicicletta non serve, tutto costa più caro per noi italiani. Per pernottare, ad esempio, si spendono 30-40 euro negli ostelli, mentre una camera singola si aggira attorno ai 60-70 euro e la colazione è sugli 8-10 euro. Ricordatevi, durante le tappe, di avere sempre con voi un passo al sacco e dell'acqua, perché non sempre si incontrano supermercati e comunque dopo le 18 sono chiusi. Sulla Ring Road ci sono diverse stazioni di servizio, che sono un miraggio per chi ha finito i viveri o peggio l'acqua. Il nemico numero uno comunque è il vento, che spesso cambia direzione. Quindi, a parte la Ring Road, che come abbiamo detto prima è asfaltata, bisogna tener conto che le altre strade sono sterrate e che ci sono dislivelli importanti. Le tempeste di sabbia sono durissime e attraversare i fiumi può diventare pericoloso. Inoltre il vento è praticamente una costante. Da vedere la cascata di Sglogopos, che si trova a sud dell'isola. È larga circa 20 metri e cade per 60. Da origine a splendidi arcobaleni e sulla destra c'è una scalinata di 700 gradini che vi porterà a pochi passi dall'inizio della strapiomba della cascata. Si dice che chiunque si bagni nelle sue acque possa ritrovare una cosa perduta. Anche la cascata Gulfos non è da perdere, sempre a sud con due salti, molto più bassi della precedente, uno di 11 e uno di 20 metri. È vicino alla capitale Reykjavik e i suoi due salti creano giochi d'acqua magnifici. Anche la Valle dei Geyser è assolutamente da visitare, circa 90 geyser e tantissime sorgenti calde. Questa valle si trova all'interno della riserva naturale di Krönoky, classificata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Ultimo, ma non ultimo, il ghiacciaio Vatnajökull, una cappa di ghiaccio di circa 8000 km2 che è la più grande d'Europa per volume e la quarta del mondo dopo quelle in Groenlandia, Antartide e Patagonia. Assolutamente da vedere. In Islanda si incontrano pochi ciclisti, eppure gli automobilisti hanno grande rispetto. Se vedono qualcuno in difficoltà si fermano, non sfrecciano mai troppo vicini come spesso accade in Italia e si può tranquillamente lasciare la bici con i bagagli incustodita perché nessuno toccherà niente. Sono molto onesti. Infine ricordate di vestirvi a strati perché il tempo cambia molto velocemente, di portare una mantella antipioggia e tanta acqua, perché, come abbiamo detto prima, ci sono tappe dove non si incontrano supermercati e nemmeno fontane. Allora siete pronti per partire alla scoperta dell'Islanda? Prima di montare in sella mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale, cliccando anche sulla campanella per non perdere i prossimi video. Io vi saluto e vi ringrazio per averci seguito fino alla fine.